Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini, capitolo 10, parte seconda. L'elenco delle opere male accolte la prima sera e trionfate in seguito è così lungo che non basterebbero dei fascicoli, ma Bellini, oltre la ricordata Olimpiade di Pergolesi, doveva aver notizia della Semiramide di Rossini, fischiata a Venezia, e del Barbiere, pure di Rossini, fischiato a Roma, oltre che del Don Giovanni di Mozart, subissato a Vienna. Inoltre, Vincenzo Bellini era stato viziato dal pubblico. Trionfi, trionfi, trionfi. Il giorno che il teatro non cadde per gli applausi, si credette condannato. Ma già, fin dalla terza e dalla quarta sera, la norma parve muoversi in un clima rinnovato. Il maestro cominciò a trovare esatte le voci che dicevano di una specie di complotto, così che, a fin d'anno, ne scrisse all'amico Perucchini di Venezia. Mio caro Perucchini, pare impossibile che nemmeno dopo il 26 dicembre mi abbiate scritto un rigo. È vero che potreste farmi lo stesso rimprovero, perché dovevo darvi ancora io le notizie dello spettacolo, ma la mia povera Norma è stata sì crudelmente perseguitata, che me la volevano annientare sul nascere, come voi vedete, che tutti i giornali gridano fiasco, fiaschissimo. Un partito formidabile perché sostenuto da grande denaro che spende quella matta, la contessa Samoilov russa. Mi spiego? Perché va a giorni un'opera di Pacini, il Corsaro. Mi spiego? Ma, mio caro Perucchini, i denari e i più diabolici intrighi potranno per poco velare la verità, ma alla fine risplenderà nella vera sua luce, e questa luce, per mia buona fortuna, la spiegò quasi tutta nella mia prima rappresentazione e tutto nella seconda e terza recita. La prova di ciò ne è il gran concorso che ha il teatro, che è sempre pieno zeppo, ed il silenzio, specialmente nel secondo atto, che è lì stesso che si faceva a Venezia nell'ultima scena dei Capuleti. Così ho fatto fiasco. Quei pezzi che sempre faranno effetto, cosa decisa dopo 3 recite, saranno l'introduzione, formata da un coro, il primo tempo della cavatina di Donzelli, il secondo tempo non piacque né a me né al pubblico. Tutta la scena è sortita della pasta. Dopo segue un duetto fra la Grisi e Donzelli, che possiamo metterlo a livello della stretta della cavatina di Donzelli. Chiude il primo atto con un terzetto che comincia con un duetto fra le due donne, e questo pezzo si mantenne caldo nella prima sera fino al duetto. E attaccando il terzetto, i cantanti erano sì stanchi che non ne potevano intonare né proferire una nota, e perciò fu che il primo atto finì freddo nella prima rappresentazione. Ma nella seconda e terza recita il pubblico incominciò a gustarlo, perché più bene eseguito, e mi fruttò la chiamata sul palco. Non vi parlo del secondo atto, il quale fece un deciso e generale furore sin dalla prima sera. Questo è composto da un duetto delicato fra le due donne, da un coro di guerrieri, da un inno di guerra, da un duetto fra la pasta e Donzelli, e da un finale composto d'un pezzo concertato ed una stretta, e questi 2 ultimi pezzi sono d'un genere sì nuovo e di tale effetto che ha fatto tacere quanti nemici io poteva avere, ed io stesso v'assicuro che li stimo i pezzi migliori che sinora ho scritto. I giornali saranno costretti a smentirsi, specialmente la Gazzetta, ed il pubblico è così indignato.
Chissà quanti articoli fanno inserire per smascherarla. Basta, io sono contentissimo dell'esito e specialmente per aver annichilito tante persone infide e cattive. Se vi capiteranno dei pezzi di quest'opera, conoscerete con che impegno l'ho scritta ed insieme ne comprenderete la mia asserzione. Non fate leggere la presente ad alcuno, vi sia core la mia delicatezza. Io abbandonerò Milano in questa settimana. Parto per Napoli, ove aspetto vostre novelle. Sarò di ritorno in questa, forse in aprile, e chissà se ci rivedremo nell'anno venturo. Frattanto gradite i sinceri auguri che vi fa un amico che v'ama per l'incominciamento del nuovo anno. Ricordatemi ai vostri cari vecchietti e a tutti i nostri amici e vogliate bene al vostro affezionatissimo Bellini. Il maestro s'era già rasserenato. Nessuno meglio del Florimo poteva capire il carattere dell'amico, rimasto a 30 anni suonati quello che era stato il collegiale del Conservatorio Napoletano. Si faceva abbattere da un colpo di vento e si rimetteva in piedi per un sorriso. Ma la norma era un capolavoro e bello comprese il pubblico milanese che per 40 sere consecutive affollò la Scala, non risparmiando i battimani e le ovazioni. La piccola congiura, se c'era stata, si doveva al vano tentativo di pochi, i quali, trovando facile terreno nello stupore del pubblico per l'innovazione, avevano cercato di far valere la propria opinione anche in contrasto con gli altri. La norma fu una vera rivelazione per il mondo musicale. La Germania, scrisse Richel, sperò gran cose da quest'artista che conosceva sì bene l'arte di commuovere profondamente. E i critici della Germania, come quelli della Francia, anche meno benevoli, e gli avversari più acerrimi, ebbero per la norma parole di sentita ammirazione e di lode. Ed ecco che ne scrisse il Commettant. Ogni nota di quest'opera, ogni frase, ogni accento ha la sua semplice espressione, la sua ragione d'essere. Bellini seppe porre in lotta tutte le passioni, l'amore, la gelosia, lo strazio dell'abbandono, della colpa, il perdono, e farle tutte concorrere in un insieme grandioso e solenne. Quest'opera non deve piacere solamente adesso e nella sua novità, non vi ha limite di tempo per essa. E Arturo Puget. La norma presenta un progresso reale nella maniera del compositore. La forma generale grandeggia, l'ispirazione diviene larga e maestosa, il recitativo più fermo, più netto, più accentuato che nei cori precedenti. La tenerezza si cambia in vera passione, che qualche volta va fino allo slancio sublime. Insomma, che possa dirsi e quale sia l'appunto che le si voglia fare, la norma sarà sempre una delle più belle e delle più pure manifestazioni del genio umano. L'avvenire della musica, scrisse Fromentala Levi, sarà di colui che saprà trovare un'altra casta diva. Genio creatore, lo dice Thomas, grazia seducente, sensibilità squisita, ecco i principali e più squisiti doni che danno all'autore della norma un posto glorioso nella storia della musica drammatica. E Wagner, sull'autorità del quale parecchi fanatici si scagliano contro Bellini e la scuola musicale italiana, ben altro concetto ebbe delle opere del catanese in genere, e particolarmente della norma. Questi attacchi, scrisse il Florimo, non gli vennero da Wagner, ma dai suoi fanatici. È una di quelle dannose esagerazioni dei seguaci che fanno male ai caposcuola. Per sbugiardarli basterà riferire ciò che mi disse il maestro di Bayreuth
quando venne in Napoli. Parlando appunto di Bellini, egli uscì a dire: «Mi credono un orco per tutto ciò che riguarda la scuola musicale italiana e mi pongono in antitesi specialmente col Bellini. Ma no, no, 1000 volte no. Bellini anzi è una delle mie predilezioni, perché la sua musica è tutta cuore, sentita e legata stretta intimamente alle parole. La musica, per contrario, che io aborro è quella vaga, sconclusionata, che si ride del libretto e della situazione». In altre occasioni Wagner difese la musica belliniana e diresse anche la norma. Ci dispiace di non poterci trattenere sull'argomento, che varrebbe a raddoppiare la mole del presente libretto, e chiuderemo il capitolo sulla norma riportando il giudizio di Petrella, l'autore dell'Aione, e un episodio tolto dal volume I cantanti celebri di Gino Monaldi. In una sua lettera al Florimo, Petrella scrisse: «Se in un cataclisma mondiale la provvidenza mi avesse dato facoltà di salvare una sola opera musicale dalla universal distruzione di tutte le cose, io, senza esitare punto, avrei preservato lo spartito della norma. Non già che io non avessi ammirazione e stima per altri molti capolavori antichi e moderni, nei quali io ben discerno l'alto studio, i meravigliosi concenti, le dolcissime melodie e il forte ingegno dei loro autori. Ma, mio caro Florimo, quel meraviglioso congegno che poggia sopra un'unica frase, la quale è origine del profondo di un cuore sensitivissimo, mi commuove, mi trasporta, mi fa piangere. Questo mi è accaduto fin dalla prima volta che udii la norma nel 1834 e non è mancato di succedermi ieri sera, 3 aprile 1874, nonostante lo svolgimento e la successione delle forme dell'arte, nonostante l'educazione artistica e gli organi vocali del nostro tempo». Ed ecco l'episodio che Gino Monaldi asserisce autentico. La sera del 2 dicembre 1834 Giuditta Pasta e Donzelli cantavano la norma al Comunale di Bologna. Una folla immensa era accorsa a teatro per ascoltare le divine melodie belliniane cantate da 2 fra i reputati cantanti dell'epoca. Giuditta Pasta aveva appena incominciato a innalzare il canto sublime alla casta diva, allorché una forte scossa di terremoto, preceduta da un lugubre rombo, fece tremare spaventosamente il teatro. Il terrore fu immenso, però non uno spettatore, nonostante la paura, abbandonò il proprio posto. Cessato il fenomeno, trascorsi brevissimi intervalli, Giuditta Pasta riprese il dolce canto e 10 minuti dopo, nell'onda della musica di Bellini, nessuno rammentò quasi più l'ansia spaventosa provata poco prima.